testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Lettera aperta a Monsignor Foresti, vescovo di Modena. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni. Modena, 3 aprile 1979. Monsignor Foresti. Benché non credente, mi rivolgo a lei, vescovo della diocesi di Modena, per chiederle di voler prendere in considerazione, in maniera personale e specifica, l'aiuto che credenti e non credenti possono reciprocamente scambiarsi nell'adempimento di quello che è diventato uno dei compiti irrinunciabili del nostro tempo, la liberazione di coloro che sono stati esclusi dalla società civile col marchio infamante di malato mentale. Proprio la sua diocesi ha visto infatti sorgere e svilupparsi, a partire da una ricerca scientifica che dura ormai da 30 anni, quel movimento di solidarietà e di sollecitudine reciproca fra gli uomini che ha nome attività terapeutica popolare. Tale movimento è destinato a por fine in Italia e nel mondo a sofferenze indicibili considerate sinora di carattere personale e di pertinenza psichiatrica e quindi inaccessibili alla solidarietà, alla comprensione fraterne, agli slanci volti nella direzione della promozione umana. A partire da Modena va ormai diffondendosi ovunque la consapevolezza che ogni comunità, sia essa formata da credenti e da non credenti, è in grado di promuovere la guarigione dei cosiddetti malati mentali, attraverso un'attività di trasformazione concreta delle situazioni concrete, che costituiscono l'ambiente che circonda il soggetto che versa in difficoltà sinora erroneamente definite di carattere personale e di pertinenza psichiatrica. Ritengo quindi che a lei personalmente sia stato affidato dalla storia il compito di fare quanto è in suo potere al fine che possa venir portata a conoscenza dei cattolici del mondo intero, la notizia che tutti gli uomini e le donne che furono definiti da una falsa scienza malati mentali, possono venire accolti con solidarietà e con amore e quindi guariti da coloro, siano essi credenti o non credenti, che aspirano ad operare attivamente per trasformare il mondo esistente, in modo tale che esso possa rispondere in maniera più adeguata ai bisogni reali degli uomini e delle donne del nostro tempo. Con la certezza di incontrare in lei la sollecitudine necessaria per promuovere i provvedimenti concreti e la sensibilizzazione di tutte le forze sollecite della dignità degli uomini, allo scopo di far sì che non vadano perduti i frutti di una trentennale ricerca scientifica svoltasi nella sua diocesi, ricerca che ha come scopo la liberazione di uomini e di donne ingiustamente esclusi dal contesto sociale, le chiedo di consentirmi di esporle di persona le motivazioni scientifiche che mi permettono di prevedere la fine di dottrine contrarie alla dignità degli uomini e il sorgere di nuove forme di solidarietà e di reciproca sollecitudine. Rispettosamente, Antonietta Bernardoni. Modena, 3 aprile 1979. Abbiamo appena ascoltato una lettera intensa e rispettosa, scritta da Antonietta Bernardoni il 3 aprile 1979 e indirizzata a Monsignor Foresti, vescovo della diocesi di Modena. Una lettera che, pur partendo da una posizione dichiaratamente non credente, si rivolge con fiducia a un'autorità religiosa. Bernardoni chiede un'alleanza tra credenti e non credenti per affrontare una delle grandi urgenze del nostro tempo, la liberazione delle persone escluse dalla società con il marchio di malato mentale. E lo fa partendo da un dato concreto. Proprio nella diocesi di Modena è nato e si è sviluppato il movimento dell'attività terapeutica popolare, frutto di una ricerca scientifica trentennale. Un movimento che, secondo Bernardoni, ha in potenziale di porre fine a sofferenze indicibili. Sofferenze che sono state per troppo tempo considerate personali e psichiatriche e quindi escluse dalla solidarietà e dalla comprensione umana. La sua proposta è chiara. Ogni comunità, composta da credenti e non credenti, può promuovere la guarigione dei cosiddetti malati mentali. Come?
attraverso la trasformazione concreta delle situazioni concrete che li circondano. Non si parla di terapia individuale né di interventi tecnici. Bernardoni propone un cambiamento ambientale, sociale e relazionale. Un cambiamento che nasce dall'azione collettiva e dalla solidarietà. E affida a Monsignor Foresti un compito storico, quello di far conoscere ai cattolici del mondo intero che queste persone, etichettate da una falsa scienza, possono essere accolte e guarite attraverso l'amore, la solidarietà e l'impegno attivo. È una richiesta forte, ma formulata con rispetto. Bernardoni riconosce nella figura del vescovo la possibilità di promuovere provvedimenti concreti e sensibilizzare tutte le forze che si occupano della dignità umana. E conclude chiedendo un incontro personale per esporre le motivazioni scientifiche che le permettono di prevedere la fine di dottrine contrarie alla dignità dell'uomo e l'inizio di nuove forme di solidarietà. Una lettera che non è solo un appello, ma una testimonianza di fiducia. Fiducia nella possibilità di costruire ponti tra mondi diversi, tra istituzioni e cittadini. Antonietta Bernardoni ci invita a non delegare, a non voltare lo sguardo, a riconoscere che la sofferenza mentale non è un destino, ma una condizione che può essere affrontata con solidarietà concreta. Grazie per averci seguito in questo approfondimento. Se volete rileggere la lettera o condividerla, trovate tutto nel video. E se vi è interessato, fate in modo che non resti solo un documento del passato. Perché la sollecitudine reciproca, quella che Bernardoni invoca, è ancora oggi una strada da percorrere insieme. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link,